Dal 1925 l'Italia era tenuta col pugno di ferro da Benito Mussolini. Egli dichiarava di voler riportare l'Italia all'antica gloria dell'impero romano. Un tale Adolf Hitler si infatuò e decise di imitare il duce. Dopo un primo tentativo fallito nel 23, riuscì a prendere il potere nel 33. Anche egli mirava a riportare la Germania alla gloria perduta dalla Grande Guerra. Quindi abbiamo due paesi con ideologie e ambizioni molto simili. Perciò è normale che si possano alleare, giusto? Sbagliato! La Germania intendeva unire tutti i popoli germanofoni, di conseguenza anche quelli dell'Alto Adige, un territorio geograficamente italiano ma abitato in maggioranza da germanofoni contrari allo Stato italiano. Infatti i timori italiani presero forma nel 1934, quando i nazisti austriaci tentarono il colpo di Stato. Il duce inviò truppe verso il Brennero in sostegno della Repubblica Austriaca e il colpo di Stato fallì. In seguito agli eventi appena accaduti, Mussolini si allineò con la Francia e il Regno Unito per contenere le ambizioni della Germania nazista di Hitler. Fu formato il fronte di Stresa, ma dalle controparti vi fu una scarsa collaborazione, perciò tale coalizione non prese mai forma. L'Italia possedeva da decenni due colonie dell'Africa orientale, l'Eritrea e la Somalia. Per completare il cerchio aveva tentato a fine Ottocento di conquistare l'Abissinia, subendo una disastrosa umiliazione ad Adua, un'onta difficile da rimarginare. Per vendicare tale umiliazione, Mussolini decise di invadere l'Etiopia. Ora, potrai anche essere un dittatore che controlla ogni singolo aspetto della vita della gente, ma non puoi iniziare una guerra come se niente fosse. Il popolo va convinto. E così la propaganda fascista cominciò a fare il suo lavoro. Vedete quel paese? Loro praticano ancora la schiavitù! Dobbiamo andare a liberare il popolo abissino che è oppresso dal suo imperatore. In questo contesto prese piede una canzone che diventerà la più famosa del periodo fascista, Faccetta Nera. Ma Mussolini odiava quella canzone e se leggete bene il testo capirete il perché. Purtroppo per lui la canzone divenne troppo famosa e non poteva essere più censurata. Nel frattempo iniziò l'invasione. No, che stai facendo? È una cosa crudele! È terribile! Fermati subito! Dissero i paesi che stavano colonizzando la quasi totalità dell'Africa. L'Italia fu sanzionata e subì un danno economico. Per compensare le perdite, la propaganda fascista invitò i cittadini ad offrire le proprie fedi nuziali in supporto della causa abissina. Tornando in Etiopia, dopo qualche mese di difficoltà, l'Italia riuscì a conquistare l'Abissinia, commettendo nefandezze e atrocità indicibili. Finalmente l'Italia e il suo impero! E quindi il re d'Italia fu fatto imperatore. Sto ovviamente parlando di Sua Bassezza, volevo dire Sua Altezza Vittorio Emanuele III. Quello dell'Abissinia non fu l'unico conflitto dell'Italia. In Spagna scoppiò una guerra civile tra i repubblicani e i nazionalisti guidati da Francisco Franco. Mussolini supportò quest'ultimo inviando truppe. Dopo quasi 3 anni, la guerra fu vinta da Franco. A causa delle sanzioni, l'Italia si trovò isolata dall'Occidente e Hitler vide un'occasione riallacciando i rapporti con Mussolini. Eliminata la diffidenza dell'Italia, Hitler portò avanti l'unificazione con l'Austria, che passò alla storia col nome di Anschluss. La Germania occupò militarmente l'Austria e l'annetté. Ora la questione dell'Alto Adige passava direttamente tra Italia e Germania, e Mussolini temeva le ambizioni tedesche. Ma il Führer tranquillizzò il duce e gli assicurò che presto avrebbero trovato una soluzione. Per dare un ulteriore segnale di vicinanza coi nazisti, Mussolini promulgò le leggi razziali, che di fatto toglievano qualunque diritto fondamentale agli ebrei residenti in Italia. Il sovrano Vittorio Emanuele III firmò tali leggi, macchiando per sempre la dinastia dei Savoia. Hitler spostò le sue ambizioni verso i territori dei Sudeti, aree di montagna abitate da germanofoni ma che facevano parte della Cecoslovacchia. Hitler minacciò di invadere il paese, ma Francia e Regno Unito volevano evitare la guerra a qualunque costo sfruttando la diplomazia. Tale politica passò alla storia col nome di appeasement. E così a Monaco di Baviera si tenne una conferenza tra Regno Unito, Francia, Germania e Italia, con quest'ultima che fungeva da intermediario. E la Cecoslovacchia? Fuori da ascoltare. La conferenza sancì il passaggio dei territori sudeti alla Germania. La guerra era stata evitata e la pace trionfò. Da quella conferenza Mussolini fu interpellato come mediatore tra Germania e Occidente.
E in quel momento si deve essere sentito uno statista fondamentale per la stabilità d'Europa. Hitler aveva ottenuto altri territori senza sparare un colpo e fu persino aiutato da quei codardi dell'Occidente e si convinse di averli in pugno. Ora, a questo punto potreste chiedervi: ma sono impazziti i francesi e gli inglesi? Stanno trattando con Hitler! Con Hitler! Sì, calma, lo so. Ma tenete conto che noi oggi a posteriori sappiamo fino a che punto si potesse spingere il nazismo, mentre loro potevano a malapena immaginarlo, concepirlo. Inoltre, in uno Stato democratico è molto difficile convincere la popolazione a compiere azioni militari, soprattutto quando tutti hanno già vissuto gli orrori della Grande Guerra del 14-18. Pochi mesi dopo la conferenza di Monaco, la Germania invase il resto della Cecoslovacchia con un pretesto. Ancora una volta quei codardi di Francia e Inghilterra non fecero niente, poiché colti di sorpresa. Ma stavolta avvisarono Hitler: se avesse tentato ulteriori annessioni territoriali, sarebbe stata guerra. Nel frattempo Mussolini decise di impossessarsi dell'Albania. 20 anni prima l'Italia aveva invaso Valona in modo da poter controllare l'ingresso nel mare Adriatico. Ma nel dopoguerra gli albanesi respinsero gli occupanti italiani. Come per l'Etiopia, il duce volle vendicare la sconfitta italiana e in una settimana riuscì ad occupare l'Albania. Per assicurarsi un alleato in caso di guerra, Hitler propose un patto d'alleanza con Mussolini. Entrambi erano consapevoli che nel giro di 3 o 4 anni sarebbe scoppiata una guerra contro la Francia e la perfida Albione, e che per preservare il potere Mussolini avrebbe dovuto allearsi coi teutonici. E così il duce firmò il patto d'acciaio, un patto sia difensivo che offensivo, in cui le due nazioni si sarebbero aiutate e consultate a vicenda. Come ulteriore segno di distensione, fu risolta la questione altoatesina. Hitler e Mussolini, da bravi estremisti, trovarono un compromesso che avrebbe soddisfatto tutti quanti. Cara Italia, noi riconosciamo il Sud Tirol come territorio italiano. Perciò dobbiamo convincere la gente del posto ad accettare la realtà dei fatti. Benissimo! Dunque, la vostra famiglia abita in questo territorio da secoli. Benissimo, potete rimanere qui. Ma dovrete rinunciare per sempre alla vostra identità e diventare italiani! Oppure potete mantenere la vostra identità. Ma dovrete lasciare le vostre case per sempre e venire in Germania! Scegliete pure, ma sappiate che una volta presa una decisione, non si torna più indietro! Oh, perfetto! La questione altoatesina è finalmente risolta in maniera pacifica e non violenta. Subito dopo l'annessione della Cecoslovacchia, Hitler puntò il corridoio di Danzica. Non sopportava che i cittadini tedeschi fossero isolati dallo Stato polacco e che una città tedesca come Danzica fosse una città-stato. E così si ripeté il copione usato con Austria e Cecoslovacchia, mettendo pressione alla Polonia. Francia e Regno Unito avvertirono Hitler: se avesse insistito, sarebbe stata guerra. Ma il Führer era convinto che quei codardi di occidentali non avrebbero fatto niente neanche stavolta. Tuttavia, per evitare una guerra su due fronti, si accordò in segreto con l'Unione Sovietica di Stalin. Ciao Unione Sovietica! Privyet Germania! Noi ci odiamo fino alla morte, ma la situazione in Europa sta precipitando. Che ne dici se mettiamo da parte le nostre divergenze e firmiamo un patto di non aggressione? Sarai anticomunista, sarai antisemita, sarai razzista verso di noi, ma sei il primo che fa offerte interessanti. Accetto! E così fu firmato il patto Molotov-Ribbentrop, un patto di non aggressione tra Germania e Unione Sovietica che spartiva i territori polacchi. Il 1 settembre 1939 la Germania invase la Polonia. Al contrario delle previsioni di Hitler, quei codardi di Francia e Regno Unito dichiararono guerra. Questo fu l'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Ma non manca qualcuno? L'Italia! Ma non aveva firmato il patto d'acciaio che la obbligava a entrare in guerra? Sì, ma nei giorni precedenti erano successe diverse cose. Perciò facciamo un salto indietro. Ehi Adolf, non starete mica pensando di invadere la Polonia, vero? Ciao Benito, è proprio così. Vogliamo la guerra. Cosa? Ma non ci eravamo detti che avremmo affrontato Francia e Inghilterra tra 3-4 anni? Sì, ma vedrai che quei codardi non faranno niente. Hanno troppa paura. E in quel momento Mussolini si sentì tradito.
Sia il duce che i vertici fascisti sapevano benissimo che in quel momento l'esercito italiano non era pronto per una guerra su larga scala. La guerra d'Etiopia, le sanzioni e l'intervento in Spagna furono pagate con un prezzo enorme in termini di denaro, risorse e uomini. Inoltre negli ultimi anni c'erano state tantissime innovazioni militari che rendevano obsoleti i mezzi precedenti e l'Italia non aveva le risorse per stare al passo coi tempi. Sapete quale altra risorsa fondamentale le mancava? NordVPN! Con NordVPN puoi proteggere la tua connessione internet ed evitare di essere spiato da governi a te ostili, grazie all'occultamento del tuo indirizzo IP. È arrivata l'estate e devi ancora decidere in quale paese organizzare la tua prossima invasione. Vacanza? I voli costano troppo? Con NordVPN puoi fingere di essere in un altro paese e vedrai che i prezzi del viaggio cambieranno. Così potrai risparmiare. Ma a me non me ne frega niente di andare in vacanza. Io voglio solo vedere le mie serie TV preferite. Nessun problema. Con NordVPN puoi cambiare la tua posizione in un altro paese e potrai vedere le serie TV non disponibili in Italia evitando di abbonarti a 1000 piattaforme. Se cliccherai il link in descrizione avrai NordVPN con un forte sconto nei primi 2 anni e avrai addirittura 4 mesi gratis aggiuntivi. E se non sarai soddisfatto avrai 30 giorni per essere rimborsato. Ma che vuoi di più? Passa a NordVPN. Accettando questa incredibile offerta mi aiuterai a produrre altri video storici di qualità e a portare avanti il mio canale. Perciò grazie! Tornando a noi, l'Italia non aveva le risorse per modernizzarsi. Il duce era convinto di essere pronto in 3-4 anni, ma aveva appena firmato il patto d'acciaio che lo obbligava a intervenire in aiuto della Germania. E invece il Führer decise di accelerare i tempi. Perciò, che fare? Non c'era scelta. Bisognava avvisare la Germania, ma con delicatezza. Ciao Adolf, noi in questo momento non saremo pronti per una guerra. No, ma come? È solo che avremo bisogno di diverse materie prime. Benissimo, che cosa vi serve? Oddio, ti faccio sapere. Hitler decise di rinviare l'invasione di qualche giorno, in attesa delle richieste italiane. Presto! Dobbiamo compilare una lista infinita di materiali! Che non vi salti in mente di applicare alcun criminoso ottimismo! Fu compilata la lista del molibdeno, una lista di materiali volutamente spropositata che era l'equivalente della produzione italiana di circa 2 anni. Ciao Adolf, ecco la lista! Cavolo, è un bel po' di roba! Ma quando vi servirebbe? Subito! E lì il Führer capì. L'Italia si stava chiamando fuori e ci rimase molto male. Ah, va bene. Almeno non fate sapere in giro che non interverrete. Certo! E così l'Italia rimase neutrale. Ma la parola neutrale suonava debole e una persona forte come Mussolini non la poteva certo tollerare. Quindi la propaganda fascista inventò una definizione alternativa, non belligerante. Oh, ecco! Adesso suona molto meglio! C'è la parola guerra. In Germania molti pensarono: questi qua ci tradiscono come nella Grande Guerra. Germania e Unione Sovietica conquistarono la Polonia nel giro di un mese. Fu l'inizio delle atrocità naziste verso gli ebrei che tutti conosciamo bene, ma che non saranno argomento di questo video. Nei mesi successivi vi fu una relativa calma al confine tra Francia e Germania, mentre a nord i tedeschi conquistarono Danimarca e Norvegia. Questa fase fu chiamata la Guerra Strana. Infine Hitler decise che era arrivato il momento di invadere la Francia. Per aggirare l'imponente linea Maginot, i nazisti invasero Belgio e Paesi Bassi, ma a differenza della prima guerra mondiale, Hitler sfruttò l'elemento sorpresa. Un'offensiva per la foresta delle Ardenne, considerata impenetrabile dai francesi e quindi lasciata con poche difese. Invece i tedeschi penetrarono rapidamente la foresta e riuscirono ad accerchiare le truppe alleate. La Francia fu costretta ad arrendersi, mentre i britannici stavano organizzando una fuga disperata dalle coste di Dunkirk. Era appena successo l'impensabile! La Germania stava trionfando, la Francia era ormai annientata. Hitler stava per marciare indisturbato verso Parigi, inoltre il Regno Unito era in ritirata e forse avrebbe trattato per la pace. La guerra sembrava già arrivare verso la sua conclusione. Oddio! Devo entrare in guerra più presto! Altrimenti non mi rimarranno neanche le briciole! E così a Roma, il 10 giugno 1940, dal balcone di Palazzo Venezia, Mussolini tenne uno storico discorso che avrebbe cambiato per sempre il destino dell'Italia. L'ora delle decisioni irrevocabili. Combattenti di terra, di mare, dell'aria,
Ascoltate! La dichiarazione di guerra è già stata consegnata agli ambasciatori. Agli ambasciatori di Gran Bretagna e di Francia. La parola d'ordine è una sola, categorica e impegnativa per tutti. Vincere! E vinceremo! Sì! E così, come uno sciacallo, l'Italia attaccò dalle Alpi un paese già sconfitto in partenza. Questo fu l'inizio della seconda guerra mondiale per l'Italia. Ciao, sono Guido. Spero che questo video vi sia piaciuto. Purtroppo devo chiedervi un favore. Io vivo in Romagna, una terra che è stata appena colpita da tremende alluvioni. Io sto bene, sono stato fortunato, ma tante altre persone non hanno avuto la stessa fortuna e hanno perso praticamente tutto. Ed è per questo che vi chiedo di darci una mano facendo una donazione. In descrizione troverete i siti di due comuni a me cari, Bagnacavallo e Faenza. Lì troverete tutte le indicazioni per fare una donazione. Qualunque cifra è sempre ben accetta. Vi ringrazio dal profondo del mio cuore e ci vediamo al prossimo episodio, che probabilmente uscirà dopo l'estate. Abbiate pazienza e vedrete che non rimarrete delusi. Ciao!